Eccoci qua. Allora, buongiorno Lino, buongiorno Gilberto, grazie a entrambi per la disponibilità che avete dato. Nella carrellata di incontri e commenti che stiamo facendo sul progetto Excover, oggi abbiamo il piacere di condividere un pochino di tempo insieme a Lino Gobbi, al quale chiedo un po' di autopresentarsi. Quindi ci racconti un pochino chi sei, per chi operi, qual è il tuo ruolo oggi? Sì, io sono Lino Gobbi, presidente di un parco interregionale che insiste in parte sulla Regione Marche e in parte sulla Regione Emilia-Romagna. E Lino, hai disabilitato l'audio. Lino? Lino, Eccoci qua. Allora, buongiorno Lino, buongiorno Gilberto. Oggi abbiamo il piacere di condividere questi minuti con Lino Gobbi, al quale chiedo subito di presentarsi, il soggetto l'ente per cui operi e con quale ruolo. io sono presidente del parco interregionale Sasso Simone Simoncello, insiste su due regioni, Emilia-Romagna e Marche, 6 comuni, è un parco in prossimità della costa, in prossimità della Repubblica di San Marino e diciamo è un luogo particolare con delle caratteristiche uniche, però insomma come tutti i parchi ha delle bellezze, ha delle condizioni speciali che poi avrò modo di specificare. Ecco, tu hai vissuto le fasi più importanti del progetto Excover, direi non solo fin dall'inizio, ma anche prima dell'inizio, no? Proprio nella fase anche di impostazione e preprogettazione. Una tua opinione in generale sul progetto, come l'hai visto, insomma, come l'hai vissuto, insomma, dato anche il tuo ruolo. Sì, noi abbiamo avuto questa opportunità di inserirci in un ragionamento interessante, anche importante, per cui abbiamo cercato di dare il nostro contributo e anche di prendere il contributo degli altri. È chiaro che i luoghi interni del nostro territorio hanno bisogno di avere qualcuno che ci mette in condizioni di valorizzare tutto quello che abbiamo. Per cui è stato un dare e un avere, sicuramente è più quello che abbiamo preso e che prenderemo, però insomma ci abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci. La collaborazione è stata sicuramente interessante e vediamo di continuare questo tipo di lavoro. Ecco, è chiaro che quando si parla di un parco, tutti noi pensiamo a tutti gli aspetti naturalistici e ambientali, no? Che poi possiamo apprezzare. Nel lavoro fatto assieme, tra le varie peculiarità e unicità che sono emerse, certamente il tema della rete, delle installazioni artistiche, dei musei presenti e il tema dei soggiorni a lungo termine hanno caratterizzato, diciamo, alcune leve e alcune proposte uniche nel suo genere interessanti. Due considerazioni da parte tua su questi due aspetti che sono emersi. Ma è chiaro che un territorio come il nostro, che insiste in un'area storicamente conosciuta come il Montefeltro, negli anni ha avuto un percorso e tanti stimoli. Abbiamo parecchi musei, abbiamo elementi che si affiancano a quello naturalistico importanti. Il problema è che i piccoli comuni, le
le disponibilità economiche che hanno, che sono talmente poche, ci hanno messo in condizione di non fruire di questi servizi e di questa ricchezza. Ecco, questo progetto cerca di dare delle risposte perché l'insieme del territorio possa essere visibile, fruito e esprimere tutte le potenzialità. Ripeto, un territorio non è che le proprie installazioni sono distaccate dal resto, sono una componente importante perché la stessa installazione che è stata inserita aveva delle ragioni e facevi il pari con il percorso di questo territorio. Ecco, questa è una cosa estremamente importante perché, ripeto, senza un progetto, senza un'idea, senza una proposta, perdiamo veramente valori importanti dei nostri territori interni. Ecco, visto un pochino le evoluzioni, del mercato turistico, evidentemente anche fortemente, condizionate anche da ciò che è emerso negli ultimi anni che tutti noi conosciamo, visto anche il lavoro fatto all'interno di Excover, e peraltro anche la visione che il parco sta avendo e che voi, diciamo, amministratori state portando avanti secondo una logica veramente di sviluppo e ampliamento delle attività, a tuo avviso come cambierà il modo di proporre il parco Sasso Simone sul mercato turistico? Ma intanto noi abbiamo fatto un percorso che viene prima. È chiaro che noi abbiamo avuto sempre utenti, turisti, però abbiamo fatto un lavoro prima. Ci siamo organizzati con la sentieristica, dove abbiamo fatto una sentieristica, diciamo, con metodologie, con segnalazioni, con standard europei che fanno riferimento anche alle Alpi, a zone molto visitate. Abbiamo addirittura lavorato in sicurezza, abbiamo installato un'app per mettere tutti in condizioni di poter accedere in sicurezza. Abbiamo predisposto anche sentieri per varie disabilità sensoriali, sentieri che mettono in condizioni le persone, anche quelle con problematiche, di vivere alla montagna e di vivere. Ecco, noi abbiamo costruito questa condizione, oltre a proporre la bellezza della natura, come dire, guardate, normalmente chi abita in un parco non ha bisogno che un sentiero sia segnato, lo conosce. E se abbiamo fatto tutto questo lavoro, abbiamo anche investito queste risorse, vuol dire che la gente del luogo, che vuol dire la comunità che è pronta ad ospitare turisti, a ospitare persone a vario titolo che possono vivere anche dei periodi più lunghi nel nostro territorio. Ecco, la dimostrazione sta nel lavoro, nella condivisione. Tutte le nostre decisioni del Consiglio sono state prese all'unanimità per mettere appunto non solo al parco, non solo le guide, ma una comunità che sia organizzata per ospitare persone. Lino, ti ringraziamo e speriamo di rivederci presto nel parco. Io vi aspetto. Grazie mille, grazie mille. Ciao Gilberto.